italiano, che può essere sia un avverbio con il significato di lentamente, sia un sostantivo, che può avere vari significati. Per esempio, può indicare lo strumento musicale, oppure il livello di un edificio, primo piano, secondo piano, terzo piano, o ancora una strategia, un progetto. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In italiano ci sono moltissime parole che sono uguali in tutto e per tutto, apparentemente, ma che in realtà hanno significati leggermente o completamente diversi. In questo video cercherò di spiegarle al meglio una volta per tutte affinché possiate non confonderle più. Siete pronti? Iniziamo subito! Innanzitutto, però, è doveroso fare alcune precisazioni. Più precisamente, dobbiamo andare a introdurre alcuni concetti che ci serviranno nel corso di questo video. Prima di tutto, si dice che due parole sono omografe se si scrivono nello stesso modo, anche se hanno dei significati differenti. Due parole invece sono omofone se si pronunciano nello stesso modo. In italiano tutte le parole omofone, cioè quelle che si pronunciano nello stesso modo, sono anche omografe, e cioè si scrivono nello stesso modo. Ci sono veramente pochissime eccezioni a questa regola, e ciò è dovuto al fatto che il sistema grafico italiano è di tipo fonetico. Ovvero ci sono pochissimi casi di differenza tra grafia e pronuncia. In particolare questa differenza avviene quando c'è di mezzo la lettera H, che in italiano si scrive ma non si legge. È il caso, per esempio, delle parole come anno, che è un sostantivo, per esempio 2020, e anno, che è invece voce del verbo avere. Stessa cosa vale per ai, preposizione articolata, e hai, ancora una volta, presente del verbo avere, seconda persona singolare. Cieco, e cioè non vedente, e ceco, e cioè abitante della Repubblica Ceca. Di, e cioè un sostantivo, come giorno. Di, preposizione semplice, o di, imperativo del verbo dire. Da, voce del verbo dare, terza persona singolare del presente indicativo, e da, preposizione semplice. Al di là di queste pochissime eccezioni, tuttavia, la lingua italiana ha molti omonimi totali, e cioè parole sia omografe che omofone, che sono quindi apparentemente del tutto uguali, ma che in realtà hanno significanti molto diversi tra loro, che non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Come ad esempio sale, il minerale che viene utilizzato nella cucina, e sale, voce del verbo salire, terza persona singolare del presente indicativo. Faccia, che è un sinonimo di volto, e faccia, che è invece congiuntivo presente del verbo fare. Parte, che indica ciascuno degli elementi in cui un intero è diviso, e parte, voce del verbo partire, presente indicativo, terza persona singolare. Credenza, che è un tipo di mobile di solito nel soggiorno, e credenza, che è invece un'opinione generale, qualcosa in cui molte persone credono. Fine, come termine, scopo, e fine come aggettivo, sottile o raffinato. Riso, che indica sia l'atto del ridere, sia il cereale, la pianta. Borsa, che indica il sacchetto, il contenitore, ma anche borsa, e cioè il mercato in cui si contrattano le azioni. Miglio, che indica un'unità di misura, o miglio, che invece indica un cereale.
Costa, che indica la linea, il confine geografico tra la terra e il mare, e costa, voce del verbo costare, terza persona singolare. Dai, preposizione articolata, e dai, voce del verbo dare, seconda persona singolare. Salutare, che è sia un verbo sia un aggettivo che indica qualcosa che fa bene alla salute e così via. Ma non abbiamo ancora finito perché c'è ancora un'altra categoria di parole che dobbiamo considerare in questo video, e cioè le parole polisemiche. Cosa? La parola significa letteralmente con più significati. Si tratta quindi di una stessa parola che può assumere diversi significati a seconda del contesto in cui viene utilizzata. Ma allora che cosa cambia rispetto agli omonimi totali? Cambia molto, perché in questo caso la parola è sempre la stessa, derivata sempre dalla stessa origine. Invece gli omonimi totali sono due parole derivate da due origini completamente differenti che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Ad esempio, la parola batteria è una di queste parole perché può assumere diversi significati a seconda del contesto in cui la si usa. Adesso faremo un piccolo gioco. Io vi darò 3 frasi con la parola batteria e voi dovete dedurre il significato di questa parola dal contesto. Le soluzioni poi saranno alla fine del video. In TV stanno pubblicizzando una nuova batteria di pentole. Mio cugino suona la batteria in una band. Il mio telefono ha la batteria scarica. Alla fine del video scoprirete i significati di questa parola. Ma adesso vediamo quali sono altre parole polisemiche in italiano. Per esempio, ala, che può indicare sia la parte dell'uccello che gli permette di volare, sia la parte dell'aereo. Rete, che può indicare sia un intreccio di fili, sia un canale della televisione, sia internet. Dado, che può indicare sia uno dei 2 oggettini che si lanciano per giocare, sia quello da brodo, quello per realizzare il brodo. Piano, che può essere sia un avverbio con il significato di lentamente, sia un sostantivo che può avere vari significati. Per esempio può indicare lo strumento musicale, oppure il livello di un edificio, primo piano, secondo piano, terzo piano, o ancora una strategia, un progetto, fare un piano. Tempo, che può indicare sia quello cronologico, quindi per esempio potremmo dire il tempo vola, sia quello meteorologico. Oggi il tempo è brutto, piove. Campo, che può indicare sia il luogo in cui si gioca o si pratica uno sport, sia un pezzo di terra coltivato, sia la linea telefonica. Integrale, aggettivo che indica sia completo sia non raffinato, riferito al cibo, ma può essere anche un sostantivo che indica un calcolo matematico. La lira, che è sia uno strumento musicale sia la moneta utilizzata in Italia prima dell'euro. Radice, che è sia la parte della pianta che si trova nel terreno e che assorbe acqua e sali minerali, sia un calcolo matematico. Squadra, che si riferisce sia a un gruppo di persone che gioca o lavora insieme, sia ad uno strumento per il disegno tecnico. Verso, che può essere sia una direzione, in questo verso o in questo verso, ma è anche un metro in poesia, cioè un rigo della poesia per intenderci. Appunto, che può essere una annotazione, qualcosa che scriviamo per non dimenticarla, ma può essere anche un avverbio molto utilizzato in italiano, soprattutto nella lingua parlata, che non ha davvero un significato. Lo utilizziamo piuttosto per sostenere quello che stiamo dicendo, appunto.
Insomma, se durante un podcast o un film o una conversazione con i vostri amici italiani sentite una parola che vi sembra completamente fuori contesto, molto probabilmente non si tratta di un errore, piuttosto si tratta di una parola che ha anche altri significati di cui probabilmente non sapete. Oppure se vi state preparando per un esame di italiano, che sia un esame all'università, a scuola o una certificazione linguistica, è anche molto importante riuscire a distinguere quelle parole che si pronunciano allo stesso modo ma si scrivono in modi differenti. Insomma, omonimi, omografi, omofoni, parole polisemiche sono veramente fondamentali, perlomeno da riconoscere, in modo tale da saperle distinguere in base ai contesti. E voi conoscete delle altre parole polisemiche o degli altri omonimi che non ho citato in questo video? E soprattutto, questo fenomeno esiste nelle vostre lingue? Perché io so che l'italiano è un po' particolare in questo senso, per la questione di cui parlavo all'inizio del video, che il nostro sistema grafico è anche fonetico. Quindi sono molto curiosa di sapere cosa succede nelle vostre lingue. Scrivete tutto nei commenti. Se poi volete approfondire questa questione di parole apparentemente simili ma infatti un po' diverse, vi consiglio di guardare il video sugli accenti. Qui vi parlo delle parole che appunto sono apparentemente simili, si scrivono nello stesso modo, ma si pronunciano in maniera differente per via dell'accento o di alcune vocali aperte o chiuse. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece cercate un altro argomento della grammatica italiana o anche qualcosa in più sulla cultura italiana, vi consiglio di dare un'occhiata al nostro sito www.lernamo.com. Troverete tutto lì, anche moltissimi esercizi. E non dimenticate infine di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter e su TikTok. Con questo è veramente tutto, io vi aspetto prestissimo qui su YouTube e ciao ciao!